Uno dei fenomeni più particolari, ma anche più fastidiosi e storici, perché già succedeva quando ero piccolo io, sono i furti ai ragazzi in centro che magari sono venuti a comprarsi un paio di scarpe nuove, costose, di marca, o da altri negozi. Ci sono negozi anche più selezionati dove ci stanno le famose sneakers in cellofanate che costano dai 200 in su fino anche a 1000-1200 euro. Quando capita, specie il sabato, qui a Via del Corso, tante volte c'è questo fenomeno di gang che rapinano il ragazzo sfortunato o anche la coppia di ragazzi, perché quando un amico accompagna un altro amico, si ha 14-15 anni, si hanno i soldi anche per comprarsi una buona scarpa, qui in centro si viene addocchiati o dalla gang o anche da ragazzi più grandi, anche stranieri, italiani, di tutti i tipi, vi seguono e attraverso i vari trucchi vi rapinano. Spesso è anche una persona poco minacciosa, no? Vi capita magari un vostro coetaneo e vi dice: oh, ammazza, belle scarpe, me le fai vedere? L'importante è sempre rimanere sulla via principale, mai andare nei vicoletti, specie quando inizia a fare un po' più buio, no? Perché poi il rischio è quello. E qui a ogni angolo c'è sempre un negozio di scarpe costose che trovate praticamente lungo la via, e se io mi metto qua fuori e inizio a guardare le buste delle persone, capisco dove andare a parare. Inizio a vedere la busta Nike, la busta Adidas, la busta magari New Balance, eccetera, e dico forse questa è proprio la preda da fare. Tra i vari fenomeni spesso sono gli appostamenti nei luoghi dove vendono i prodotti più interessanti, perché per esempio qui davanti allo store Nike, se io mi apposto tranquillo e aspetto di vedere uscire un ragazzetto giovane con una bella busta di scarpe, o addirittura posso anche seguire dentro, vedere che cosa compra, so già che cosa andare a prendere. È importante per esempio capire anche chi è la tua vittima, perché considerate che spesso vengono commissionate un tipo di scarpe particolari ma anche un numero particolare, perché non è che se un ragazzetto si compra un 41 e a me ne serve un 45, ovvio che poi si vendono lo stesso, perché c'è sempre chi ricetta queste scarpe. Allora il ricettatore del caso ti prende un po' tutti i numeri, te li paga poco, ma se hai una richiesta specifica tipo un 44 di quella scarpa e vedi uno che la compra o compra una scarpa simile, e per te è una svolta, perché considerate che in questi ultimi anni c'è più facilità per dei ragazzi di comprare magari un prodotto sicuramente costoso, ha la possibilità di utilizzare la carta di credito dei genitori per comprare questa scarpa che poi costa magari tutti i risparmi del mese, dell'anno. La prima cosa da evitare è entrare nei vicoli, ma poi bello figo se sono messi, capito? Come ho detto, rimanete sempre sulla via principale, perché se entrate in un vicolo siete finiti. È qua dove vi portano, perché qui lontano dagli occhi di tutti vi possono intimidire, perché la prima cosa che fanno è intimidirvi, cioè la rapina in sé è: siamo in 3, siamo in 5 grossi, voi siete in 2 piccoletti, o mi dai le scarpe, comprese quelle che c'hai ai piedi spesso, oppure rischi le botte, o comunque ti fanno capire che ti danno le botte. Difficile che arrivino alle botte o comunque a una violenza fisica, però l'intimidazione in quel caso è molto forte, specie se tu sei un ragazzino di 15-16 anni che ha speso 400-500 euro di scarpe e si ritrova da solo in un vicolo come questo. Vedete, guardate la differenza tra 100.000 persone là e nessuno qua. E poi quando ti passa magari un adulto che tu vorresti fargli un cenno e dirgli: oh, guarda che mi stanno, che ne so, a importunare, non hai il coraggio, oppure l'adulto alza i tacchi e se ne va, perché non crediate che tutti sono disposti a intervenire in casi simili. I vicoli, quelli più nascosti, sono anche vicoli dove magari chi ha preso le scarpe lascia le altre cose, perché vi capita per esempio che a un certo punto, se io tolgo le scarpe a un ragazzo e voglio togliere la prova, magari è la misura mia, butto le scarpe vecchie, ci sono sti ragazzetti che fanno la rapina e che si levano le loro scarpe e si mettono le scarpe nuove e camminano, in modo tale che se poi vengono ribeccati, loro dicono: no, io non ho preso assolutamente niente, anzi ti dirò di più, queste sono le scarpe mie, e ci camminano. Voi direte: vabbè, ma secondo te è normale che se 3 tipi loschi mi dicono vieni qua dietro nella traversa, nel vicoletto, io ci vado? Assolutamente no, ma non sono così sprovveduti. Considerate sempre che chi vi invita è
o un ragazzo tranquillo che vi propone magari un affare, no? E qui state anche attenti agli affari. Oh, c'ho una scarpa, te la do a metà prezzo perché l'ho rimediata, e già lì tu non ci dovresti andare perché stai andando a comprare qualcosa rubato magari a qualcun altro, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore te levano pure le tue. Ma in altri casi mi hanno detto che addirittura ci sono delle ragazze che ti invitano, perciò i loschi figuri mandano una ragazza che tranquillamente viene là e ti fa due complimenti: che bella scarpa, me la fai vedere? Così vede il numero della scarpa, modello della scarpa, e se rientra nella casistica ti invita nel famoso vicolo, e nel vicolo trovi 3-4 energumeni che ti aspettano, e a quel punto l'intimidazione, come dicevo, è il minimo, se non te la levano direttamente di mano e tu non ci puoi fare niente. Quando ti levano le scarpe lo fanno anche per limitarti nell'intervento, cioè per fare praticamente un rallentamento di quello che è la denuncia. In questo video voglio anche sensibilizzare i ragazzi a denunciarle queste cose. Capita molte volte che, da quello che ho saputo, hanno paura, hanno timore e si vergognano anche di denunciarla questa cosa. Magari il ragazzo era andato a comprarsi la scarpa con i suoi risparmi, però gliel'hanno tolta, torna a casa e non dice niente ai suoi genitori. Questo perché altrimenti i genitori dicono: ma che vai a spendere i soldi in giro, ma chi ti ha detto di andarci, che cosa è successo, è tutta colpa tua, eccetera. E tante volte perché si ha paura. Gli stessi che ti intimidiscono ti dicono: ti faccio una foto col telefono, e ti dicono: occhio perché se ci denunci sappiamo chi sei. Tante volte ti chiedono pure magari dove abiti o altro, poi è normale che tu non gli dici la via vera o altre cose, però è una grossa intimidazione, e rischiate proprio che la paura dei ragazzi fermi anche la denuncia, la denuncia di queste cose. E meno denunciate e più questa cosa va avanti. Se invece si raccolgono un tale numero di denunce in modo tale che si crea un fenomeno che deve essere arginato, si controlla molto di più quest'area, perché considerate che l'area del centro è un'area delicata e dove ci sono 1000 vie di fuga. Non è solo le sneakers, le scarpe anche particolari, ma anche il lusso, perché molti ragazzi con i risparmi, anche ragazze, ma in particolare i ragazzi che sono prede più semplici, arrivano proprio nella zona questa del lusso, perciò via dei condotti qua, e anche qui se esci con 1, 2, 3 sacchetti rischi di essere derubato. Vieni subito preso sott'occhio se sei giovane, se sei da solo e se hai un sacchetto di qualcosa che ti può interessare. Poi considerate anche che ci può essere una talpa, cioè adesso io non voglio accusare nessuno, però se io vado in un negozio che ha magari la sicurezza e gli dico a uno della sicurezza: oh, quanto guadagni? Io mi faccio 40 euro al giorno, guarda, io ti do 50 euro ogni segnalazione buona, dove mi dici che è uscito uno con un prodotto in un certo livello, che è da solo e che sta a girare qua intorno, se tu mi avvisi io ti pago. È normale, adesso non dico uno che deve essere forza corrotto, però c'è il rischio che qualcuno possa far da talpa, capito? Perciò avvisa che c'è un cliente potenzialmente derubabile. Quando siete caduti nella trappola, che state da soli e non sapete a chi rivolgervi, la vera soluzione è sempre lo smartphone. Fare una telefonata, fare una videochiamata o comunque far capire che state in collegamento con qualcuno, perché in quel momento io capisco che è anche difficile dire no, non te la do, oppure non ho paura. Cioè dire non ho paura è di una difficoltà enorme, specie se sei un ragazzo giovane e chi hai davanti c'ha una faccia poco raccomandabile. Però dovete cercare anche di essere più furbi di loro, e dire: guardate che sto al telefono con mio padre, sta qua vicino, oppure mio padre te può inventare tutto. Vi potete giocare due carte: mio padre è un criminale e te la fa pagare, o mio padre è una guardia e te viene arrestato. C'è anche la terza: mio padre è un avvocato e te fa il massimo della pena. Spero di aver delineato bene la situazione, perché purtroppo è un fenomeno che più siamo informati, più vengono informate le persone, più è facile contrastare, ed è anche brutto, perché voi immaginate, già i ragazzi di oggi sono fragili sotto certi aspetti, farli uscire, farli andare in giro, interagire anche con cose reali piuttosto che magari fare l'acquisto online, non è facile. Allora nel momento in cui uno esce, si spende
sti risparmi, va là e viene pure rapinato, francamente è molto demotivante per i ragazzi. E io dico ai ragazzi, raga, non abbiate paura, uscite, state sempre attenti, considerate sempre che nessuno è vostro amico o perlomeno nessuno sconosciuto, fatevi sempre accompagnare, rimanete sempre in linea con qualcuno e ricordatevi sempre che se avete qualcosa di appetibile fate le strade principali, non andate nei vicoli, non vi fate attirare nei vicoli e magari tenetele nascoste, magari mettete un'altra busta secondaria così per coprire quello che avete comprato. Lo so che è bello e stiloso girare con la busta di un brand importante, però è anche vero che poi dopo diventate una preda. Fatemi sapere se vi è capitato, se conoscete qualcuno a cui è capitato in altre zone anche con altri prodotti, perché al limite farò un servizio anche su quello.